tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi insieme a voi continueremo il nostro orsetto per San Valentino. Come vi ho detto la volta scorsa, al termine del video, oggi insieme a voi farò la seconda parte inerente all'orsetto, dove insieme faremo i dettagli del nostro orsetto, come le braccia, i piedini, le orecchie, vedremo il musetto, la codina e ovviamente ciò che ci riguarda, specialmente in questo periodo, la decorazione per il nostro San Valentino. Quindi, prima di iniziare con il nostro tutorial, ragazzi, come sempre vi ricordo all'inizio di ogni video di iscrivervi al mio canale e di supportare la mia pagina di YouTube e di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Come accennato nel precedente video, ciò che ci occorre per fare il nostro orsetto sarà sempre del colore marrone, a meno che non volete un po' spezzare e fare le orecchie begioline, il piede beige, come vi pare. Io mi sono attenuta al colore marrone per tutto l'orsetto, a meno il musetto e la codina beggiolina, e ovviamente il dettaglio di San Valentino era fatto in rosso. Adesso insieme procediamo. Ciò che vedremo insieme adesso saranno le orecchie, poi insieme a voi farò i piedini, le braccia e insieme faremo la codina e il musetto. Inizierò proprio dall'orecchio. Per fare l'orecchio del nostro orsetto prendiamo ovviamente la lana marroncina, il nostro uncinetto che abbiamo lavorato in precedenza, della stessa misura. Partiamo facendo un anello magico e nel nostro anello magico faremo 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chiudiamo il nostro anello magico facendo una maglia bassissima nella prima maglia. Adesso facciamo un giro di aumenti. Questo giro di aumenti prevede un aumento e una maglia bassa, un aumento e una maglia bassa per tutto il giro. Dovremmo avere a fine del giro 12 maglie basse. Quindi un aumento e una maglia bassa. Procediamo così per tutto il giro. Ci vediamo al nostro marcapunti con 12 maglie basse. Una volta arrivate a 12 maglie basse, ragazzi, facciamo 2 giri su 12 maglie basse. Ci vediamo una volta che abbiamo completato i nostri 2 giri su 12 maglie basse. Una volta fatti i nostri 2 giri su 12 maglie basse, adesso andremo a fare un ultimo giro e il nostro orecchio è finito. Faremo un giro di diminuzioni e faremo per tutto il giro una diminuzione e una maglia bassa per tutto il giro. Quindi seguiremo per tutto il giro una diminuzione e una maglia bassa fino ad avere al nostro marcapunti 8 maglie basse. Ci vediamo una volta raggiunto il marcapunti. Una volta fatte le nostre diminuzioni abbiamo raggiunto il marcapunti. Adesso tagliamo il filo un po' lungo ed eccoci qua, il nostro orecchio è finito. Non dobbiamo imbottire l'orecchio, lasciamo un filo lungo per poi poterlo cucire. Ovviamente ragazzi bisogna farne 2 allo stesso modo. Adesso procediamo col fare la gamba del nostro orsetto. Prenderò sempre il mio filato marrone e farò un anello magico, e nel nostro anello magico farò 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Una volta fatti i nostri 10 punti, 10 maglie basse del nostro anello magico, adesso andremo a fare un giro di tutti aumenti. In ogni maglia bassa sottostante dovremo fare un aumento. Per un totale di questo giro dovremo avere 20 maglie basse. Quindi ci vediamo a fine giro dove avremo 20 maglie basse.
Una volta fatti il nostro giro di aumento abbiamo 20 maglie basse. Adesso faremo il terzo e il quarto giro facendo solo 2 giri su 20 maglie basse, quindi il terzo e il quarto giro non avremo né nessun aumento, ma dovremo fare solo 2 giri su 20 maglie basse. Ci vediamo alla fine del quarto giro. Una volta fatti 2 giri su 20 maglie basse, adesso iniziamo a dei giri di diminuzione e faremo una diminuzione e 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Facciamo questo schema di una diminuzione e 3 maglie basse per tutto il giro. Arrivati al marcapunti dovremmo avere 16 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati al marcapunti. Una volta raggiunto il nostro marcapunti con 16 maglie basse, adesso facciamo un giro solo su 16 maglie basse, quindi non dovremo fare nessuna diminuzione. Ci vediamo una volta arrivate al marcapunti con 16 maglie basse. Allora, una volta fatte le 16 maglie basse, facciamo il settimo giro dove ci vede fare una diminuzione e 2 maglie basse. Quindi faremo questo procedimento di una diminuzione e 2 maglie basse per tutto il giro fino ad avere a fine giro 12 maglie basse. Quindi ci vediamo una volta raggiunti il marcapunti. Una volta arrivati a marcapunti con 12 maglie basse, rifaremo un altro giro di diminuzione e sarà l'ultimo giro di diminuzione dove avremo una diminuzione e una maglia bassa, una diminuzione e una maglia bassa fino ad arrivare a marcapunti con 8 maglie basse. Ci vediamo una volta raggiunti il nostro marcapunti. Una volta arrivati a 8 maglie basse, prendiamo le nostre forbici, tagliamo il filo, imbottiremo ed eccoci qua. Una volta imbottito il nostro piedino, ovviamente ne faremo 2 allo stesso modo, come potete vedere. Adesso ragazzi, le ultime cose, tra cui le braccia, il musetto e la codina dietro. Iniziamo con le braccia. Allora, le nostre braccia faremo sempre il nostro anello magico e al suo interno 10 maglie basse. 1, 2. Fatte le nostre 10 maglie nel nostro anello magico, ci chiudiamo con il nostro anello magico una maglia bassissima. Adesso faremo il secondo giro facendo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino ad arrivare alla fine del giro con 15 maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro una volta arrivata a 15 maglie basse. Una volta fatti i nostri aumenti avremo 15 maglie basse al nostro marcapunti. Adesso dal terzo giro al sesto giro dobbiamo fare solo dei giri su 15 maglie basse, quindi faremo questi 4 giri dal terzo al sesto su 15 maglie basse. Ci vediamo una volta finiti i nostri 4 giri. Una volta fatti i nostri 4 giri, adesso procediamo a fare delle diminuzioni. Adesso faremo un giro, il nostro settimo giro, faremo una diminuzione e 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Questo schema di una diminuzione e 3 maglie basse fino ad arrivare a marcapunti dove dovremmo avere 12 maglie basse, quindi ci vediamo al nostro marcapunti. Una volta raggiunti i 12 punti bassi, adesso ragazzi faremo 2 giri su 12 maglie basse, quindi ottavo e nono giro solo 2 giri su 12 maglie basse, non ci sarà nessuna diminuzione. Ci vediamo una volta finiti i 2 giri. Una volta fatti i 2 giri su 12 maglie basse, adesso andremo a fare l'ultimo giro di diminuzione. L'ultimo giro di diminuzione faremo una diminuzione e 2 maglie basse, 1 e 2.
A fine di questo giro dovremmo avere 9 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del nostro marcapunti. Dopo aver fatto il nostro giro e concluso il giro di diminuzioni con 9 maglie basse, adesso andremo a fare 5 giri su 9 maglie basse, quindi dal giro undicesimo a quindicesimo andremo a fare 9 maglie basse e così abbiamo finito il nostro braccio del nostro orsetto, quindi ci vediamo una volta raggiunti i 5 giri. Una volta arrivati ai 5 giri lascerò un lungo filo per cucire il tutto al corpo del mio orsetto ed ecco che una volta che ci siamo assicurati che il nostro braccio sia bello imbottito, il nostro lavoro è finito. Ovviamente ragazzi non vi dico che ne dovete fare un altro allo stesso modo come ho fatto io. Ecco qua, 2 braccia allo stesso modo. Quindi ricapitolando, insieme abbiamo fatto il corpo e la testa, le braccia, i piedini e le orecchie. Adesso andremo a fare insieme il musetto e la codina. Allora, per la codina e il musetto io farò col colore beciolino come ho mostrato all'inizio. Farò il mio anello magico e nell'anello magico, questo è per la coda, per l'anello magico farò 10 maglie basse. 1, 2, 3 e 10. Chiudiamo il nostro anello magico con una maglia bassissima nella prima maglia. Adesso facciamo un aumento e una maglia bassa per tutto il giro fino ad avere a fine giro 15 maglie basse, quindi un aumento, e una maglia bassa per tutto il giro fino ad avere a fine giro 15 maglie basse. Ci vediamo una volta raggiunto alla fine del giro. Quando abbiamo raggiunto i nostri 15 maglie basse, adesso facciamo un giro, il terzo giro lo faremo solo su 15 maglie basse, quindi senza aumenti. Facciamo il terzo giro solo su 15 maglie basse, ci vediamo una volta raggiunto il marcapunti. Adesso facciamo il quarto giro. Il quarto giro prevede che dobbiamo fare una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro fino ad avere a fine giro 10 maglie basse, quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Ci vediamo una volta raggiunta la fine del giro. Una volta arrivati a marcapunti con 10 maglie basse, adesso facciamo l'ultimo giro con delle diminuzioni. L'ultimo giro di diminuzioni prevede che tutto il giro dobbiamo fare delle diminuzioni, quindi da 10 maglie basse ne dovremmo avere solo 5, quindi tutto il giro faremo delle diminuzioni. Ci vediamo alla fine del giro con 5 maglie basse. Prima di procedere con quest'ultimo giro di diminuzioni, ciò che farò sarà imbottire leggermente la codina e poi procederò a fare l'ultimo giro. Una volta che ho fatto le 5 diminuzioni, ho imbottito e ho lasciato un lungo filo per poi poterlo unire al nostro corpo. Adesso l'ultima parte da fare è il musetto del nostro orsetto. Sempre col beciolino. Il musetto è molto semplice, ciò che bisogna fare è un anello magico iniziale con 10 maglie basse, quindi facciamo 10 maglie basse nel nostro anello magico, 2, 3, 4, 5. Poi una volta fatte le nostre 10 maglie basse e chiusa il nostro anello magico con una maglia bassissima, ciò che facciamo come secondo giro ed ultimo, devo fare un aumento in tutte le maglie basse come si presentano, quindi invece di 10 a fine lavoro dovremo avere 20 maglie basse. Ci vediamo alla fine del secondo giro. Una volta fatto il secondo giro taglierò il filo e lascerò un filo lungo per poterlo poi unire al nostro volto. Adesso ragazzi con il filo marroncino andrò a fare la parte del nasino e il sorrisetto del nostro musetto. Ci vediamo quando ho appena finito, così faccio vedere come è venuto. Ed eccoci qua il nostro musetto con nasino e boccuccia. Adesso ragazzi ciò che dobbiamo fare è unire tutte le parti al corpo, quindi ci vediamo una volta che tutto sarà assemblato. Eccoci
Eccoci qua ragazzi, una volta aver assemblato il nostro orsacchiotto, questo è il risultato finale. Adesso vi faccio vedere alcune decorazioni di San Valentino che potete mettere al vostro orsacchiotto. Ovviamente le potete solo fare d'appoggio oppure le potete anche incollare all'orsacchiotto di sé per sé. Allora, un classico che si mette tra l'orsacchiotto e il classico cuore. Ecco qua, potete fare in modo che il cuore sia solo d'appoggio tra le mani dell'orsacchiotto ed ecco l'effetto. Oppure io ho fatto una cosa carina, ho fatto tipo un cuore in tricotin dove ho fatto anche una piccola curva da sembrare come se fosse un palloncino, ed ecco qua, potrebbe essere anche questo un risultato. E potete anche incollarci se volete una foto, magari posso postare anche sul mio profilo Instagram come potrebbe venire con una foto appiccicata all'interno. Oppure io in passato ho fatto delle rose, voi potete fare anche tante mini rose e fare in modo che abbia un mini bouquet di rose in mano, così. Oppure io ho potato 3-4 opzioni, poi voi potete sbizzarrirvi con le varie idee. La scritta love, sempre in tricoten. Ovviamente io questa consiglierei di incollarla con la colla, può essere messa così tra le braccia nel nostro orsetto, potete incollarla così, per esempio scritto love. Beh ragazzi, che dirvi, queste sono le varie opzioni del tema di San Valentino. Ovviamente possono esserci anche tante opzioni, voi potete sbizzarrirvi scusatemi, come meglio volete. Questo è l'orsetto e queste sono le varie opzioni per il nostro San Valentino. Ed ecco a voi ragazzi, così si conclude il nostro video di oggi. Queste sono le varie opzioni che io ho mostrato a voi per come potete fare il vostro orsetto San Valentino. Ovviamente potete fare altre tantissime idee se avete anche altre idee. Queste sono state le mie, spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, e come sempre prima di chiudere questo video vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale. Se ai non iscritti fatelo ora, iscrivetevi al mio canale. Un bacio e al prossimo video.